Ippocamper, cari amici, oggi facciamo un video assolutamente diverso dal solito. Andiamo a parlare sostanzialmente di viaggi e andiamo a incontrare una persona che è venuta qui da noi, ci ha portato il suo bel giocattolo a sistemare, si chiama Manuel. Buongiorno Manuel, ciao, ben arrivato. Grazie. Lui ha una storia un po' particolare ed è una persona sicuramente che ha qualcosa da raccontare. Ha fatto una scelta sicuramente insolita per coloro, e anche tra cui mi metto anch'io, e tutti coloro che vivono nella nostra civiltà, nel nostro modo di essere, perché ha deciso di un po' in un certo senso abbandonare la vita tradizionale, chiamiamola così, e per intraprendere un'avventura assolutamente originale, ovvero quello di girare il mondo in camper. Questo è il concetto di vita, giusto? Sì. Ok, qualcuno sicuramente ti conoscerà perché è già un po' che viaggi sul tubo, diciamo, e a me, devo dire la verità, te lo dicevo anche prima, mi è incuriosito il fatto non solo che magari avevi problemi nel viaggio con il van eccetera, ma insomma fondamentalmente la tua storia personale, che magari, ecco, ti lascio un pochino la parola, anche se lo so che sei molto loquace, e quindi raccontaci un po' chi sei, che cosa fai e per quale motivo hai deciso di intraprendere questa avventura, che veramente io mi auguro che sia poi ti dia soddisfazione, che sia che ti dia tutte le soddisfazioni che vuoi. Certo. Dimmi un po' di te, dai. Allora, io sono Manuel, ho 27 anni attualmente, vivo a Roma, ma praticamente da 2 anni, a novembre saranno 2 anni, viaggio e vivo in van. Infatti ho deciso 2 anni fa di comprare un van perché sentivo la necessità di avere un posto che fosse per me casa, che mi permettesse nello stesso tempo di poter viaggiare ovunque volessi. Questo perché ho 27 anni, ma ho cominciato a viaggiare già da molto piccolo. In realtà il primo viaggio da solo l'ho fatto a 18 anni, sono andato a Ibiza a lavorare, ho fatto una stagione perché mio zio aveva un locale, e poi diciamo una stagione è un po' diverso dall'ambiente dei Ibiza, sì, dall'ambiente van, insomma, dall'ambiente del viaggio. Non ero neanche abituato infatti a quella vita, ma partendo da solo per la prima volta mi sono innamorato di quella che qualcuno chiama libertà, cioè il fare quello che si vuole in qualsiasi momento, quindi di essere totalmente libero. Infatti io viaggio da solo attualmente in van. Cosa succede? Questa è una di quelle cose che mi ha più interessato, perché i viaggi che tu hai fatto e che potete tranquillamente trovare sul canale di Manuel Castellani, quindi andatevelo a vedere, segnatevi l'indirizzo e vedete i viaggi, sono veramente molto interessanti. La cosa che mi ha più entusiasmato in un certo senso è il fatto che tu viaggi da solo, e questa è la cosa, per un ragazzo così giovane non è una cosa molto semplice. No, infatti io credo che il viaggio non sia l'andare a vedere un posto, ma il vero viaggio sia quello dentro di noi. Infatti io nel momento in cui ho deciso di partire in van, e lo dico a tutti quanti anche nel mio canale, che io, come ti ho detto a te prima, non sono un esperto di van. Per me il van è soltanto un mezzo per poter viaggiare, quindi avere il mio lavoro, che ne parleremo dopo, e tutto il resto in un unico ambiente. Ma per me il motivo vero per cui sono partito è perché avevo questa necessità di scoprire chi fossi, e ho capito che l'unico modo in qualche maniera nella vita per capire chi sei è cercarlo dentro te. Quindi il viaggio per me era soltanto un modo per fare quello che mi piaceva, ma soprattutto per mettermi in condizioni di stare da solo, perché mi accorgevo che avevo magari tante persone vicino, però non riuscivo a essere chi ero. Infatti ho fatto questa scelta per un evento bruttissimo, cioè in qualche maniera nella mia vita. Io lo so, no? Perché ho visto il video. Sì. Beh, dai, raccontacelo, che sicuramente voi del canale Ippocamper probabilmente non lo sapete, ma dai, raccontacelo in maniera molto rapida, ma insomma, vai. Praticamente è nato da questa voglia che ho avuto di viaggiare dopo il viaggio a Ibiza, che negli anni ho portato avanti. Ho fatto un altro viaggio che è stata la prima volta che ho rischiato la vita in viaggio. Sono andato in Lapponia da solo a 20 anni, solo con uno zaino, senza equipaggiamento e senza nulla, perché avevo il problema di tutti i giovani, cioè che si credono immortali, cioè che credi che puoi fare quel viaggio, andare in moto a 200 all'ora, perché tanto l'incidente non capita a te, ma capita a un altro. Però prima o poi la vita ti mette i bastoni fra le ruote. Infatti già lì ho rischiato la vita, ho rischiato di perdere i piedi in quel viaggio, ma fortunatamente una persona mi ha preso e mi ha portato a casa, cioè mi ha fatto prendere questo treno e sono riuscito a tornare a casa. In quel periodo lavoravo nel mondo della ristorazione, guadagnavo molto poco, lavoravo tanto e ero completamente infelice.
Ad un certo punto della mia vita faccio un altro viaggio, vado a Bali per la prima volta, quindi all'estero. Durante una gita in barca abbiamo un incidente molto brutto, praticamente un'onda anomala tira giù la barca sotto l'acqua e io praticamente sono l'unico che è sopravvissuto a questa esperienza. L'unico sopravvissuto? Non si sa dove sono queste altre questo persone. Non lo sapevo perché Sì. non l'hai detto nel video, cioè nel senso quantomeno io non l'ho percepito. Non me lo ricordo se l'ho detto. Praticamente io infatti mi sveglio con lo scafo al contrario, come se ci trovassimo ora nel van al contrario, avevo l'acqua fino qui e davanti a me c'era una famiglia con un bambino piccolo. Mi ricordo che in inglese gli dissi di andare avanti e di salvarsi perché comunque davo spazio a loro. La mamma tappò il naso al bambino, sparirono sotto e io da lì non li ho più rivisti. Io feci lo stesso movimento per cercare di salvarmi, veramente fu una serie di problemi per uscire da quella barca, poi colto dal panico ho comunque capito che non volevo morire lì sotto, esco fuori e riesco in qualche maniera a salvarmi. Però quell'esperienza, per quanto mi abbia segnato in quel momento, mi ha dato poi i veri problemi dopo. Infatti io torno a Roma, come ti dicevo, avevo una vita normale, avevo una ragazza, andavo in palestra, facevo un lavoro che avevi una ragazza è un problema già di suo, il fatto di avere una ragazza che... No, perché avevo una relazione stabile, avevo una routine. È ancora peggio per uno molto giovane, ancora non è semplice. Comunque, ad esempio anche su questa cosa sono sempre stato fortunato perché questa persona mi ha sempre dato i miei spazi, ma comunque torno in Italia e piano piano comincio a avere dei traumi. Ad esempio, sì, questo non l'ho capito sinceramente nel video, cioè non sono riuscito a capire di che genere si trattasse, se derivavano dal fatto, se erano traumi psicologici derivanti da quello oppure traumi fisici che ti avevano portato... Traumi psicologici, perché io praticamente ho toccato la morte, non è che mi sono avvicinato come un incidente che pam, fai un colpo, ti perdi i sensi e ti svegli. Io ho vissuto la morte, cioè in quegli attimi ho capito che ero andato lì per morire e infatti, che si ricollegherà a quello che dirò dopo, ho visto tutta la mia vita passare avanti. Allora avevo 24 anni, non avevo viaggiato abbastanza, non avevo un lavoro che mi piaceva, non avevo detto tantissime cose alle persone che avevo vicino, quindi tornando in Italia questa esperienza così diretta con la morte mi ha completamente cambiato la vita. E infatti c'è una frase che io ripeto sempre, che noi abbiamo due vite e la seconda comincia quando capiamo che la prima non c'è più, che è finita. E infatti per me è stato così, è stato come un nuovo inizio. Quindi nei mesi successivi ho capito che quello che facevo non mi piaceva, mi sono rimesso a studiare perché io alle superiori avevo studiato informatica ma avevo perso completamente tutto, quindi mentre lavoravo parallelamente mi sono messo a studiare per cercare di migliorare la mia vita e magari un giorno poter diventare un nomade digitale, che è sempre stato quello che è sempre stato il mio sogno, cioè poter lavorare ovunque volessi. Continuo questo percorso, entro in questa azienda che mi permette di stare in smart working perché parallelamente comincia la pandemia. Comincia la pandemia, iniziamo dalla pandemia, questa bella... Esattamente, che anche qui una delle mie cose che porto sempre nei miei viaggi è che qualsiasi cosa succede di brutto ha un motivo. Ad esempio il van per me ha avuto dei problemi, questa cosa può essere brutta ma ora siamo qui perché il van aveva dei problemi, se non avessi avuto problemi non avrei mai conosciuto te ad esempio, quindi in qualche maniera dietro ogni cosa, la parola latina amor fati, ama il tuo destino, anche perché io non posso cambiare il mio destino, non potevo cambiare quello che mi è successo, quindi l'unica cosa che puoi fare è trarne qualcosa di positivo. Come ti dicevo, comincia la pandemia, per tutti è la cosa peggiore al mondo, io per la prima volta invece non vado più a lavorare in ufficio, ma finisco a casa. Anche lì va ancora peggio all'inizio, perché ero chiuso a casa, non potevo viaggiare, quindi compro una moto da corsa, faccio il giro d'Italia, te la faccio breve, riesco a fare tutto il giro d'Italia, arrivo al nord, arriva un temporale, io sto con la moto e casco con la moto, distruggo la moto. In quel momento chiedo a Dio che cosa ti ho fatto di male, perché di nuovo c'è un altro problema. Ma anche lì ancora non capivo che c'era un messaggio dietro a questo. Perché cosa succede? Torno a casa, la moto è distrutta, io avevo una settimana di ferie perché nel frattempo lavoravo già in smart working con il van, con la moto, mi fermavo a lavorare nei B&B. Cosa succede? Sono libero, avevo una settimana di ferie che avevo preso per andare in Sardegna, che era l'ultima regione che mi mancava da visitare, e invece finisco a Fuerteventura perché avevo questa settimana di ferie. Arrivo lì, passo un po' di tempo e conosco una ragazza che vive e viaggiava in van. A un certo punto mi dice: Manuel, ma scusa, tu cerchi tanto un modo per viaggiare, perché non ti compri un van? E io infatti proprio in quel periodo volevo comprare una casa, però dicevo vabbè, la compro al mare, però ero lontano dalla città, poi io non voglio viaggiare, quindi che me la compro a fare una casa. E io ho questa capacità, cioè di scegliere subito, cioè sono molto impulsivo da questo punto di vista, come se sentissi che era la scelta giusta. Sì, ho capito che quando sei andato al concessionario a comprare il van prendo questo. Esatto, cioè, ma tra l'altro era già col tettino no, così? senza, gliel'ho fatto mettere io, infatti l'ho lasciato subito l'acconto, abbiamo fatto la cosa, un mese e mezzo dopo avevo il van, io la prima notte che ho preso il van già ci ho dormito dentro, una settimana dopo ero già partito per il nord e come detto, abbiamo parlato prima, io non avevo un van, non ero preparato, non sapevo fare i video, non sapevo fare nulla, ma perché
perché per me la cosa importante era trovare me stesso, queste risposte che cercavo e andare avanti. Da lì sono passati 2 anni, ho visitato penso 20 paesi, 2 anni che vivo in van, sono stato ora 2 mesi in Marocco, ho visitato parte del nord Europa, tanti me li sto anche scordando, ho fatto Spagna e Portogallo. Quello che mi colpisce a me personalmente è questo desiderio di libertà e di essere, diciamo, di vedere nuove culture. Si vede che è un desiderio ancora acerbo, nel senso che tu sei molto giovane, quindi tante cose che noi abbiamo fatto, ma io chiaramente ho il doppio della tua età, è normale che l'abbiamo fatto prima di te, però noi probabilmente arrivando a una certa età perdi un po' questo entusiasmo, cosa invece che rivedo in te, e questo sicuramente è molto bello, perché poi l'incontro con nuove culture, i viaggi che abbiamo fatto in Turchia, nel Nord Africa, siamo andati, poi noi abbiamo viaggiato parecchio, insomma, abbiamo viaggiato in India, abbiamo viaggiato abbiamo fatto l'Indonesia seriamente, cioè abbiamo fatto la Cina con gli autobus, quindi insomma ne abbiamo visti di paesi. Questo contatto mi dà l'entusiasmo forse anche per poter ricominciare un pochino a viaggiare, cosa che comunque c'è stata parzialmente impedita anche da questa situazione geopolitica non particolarmente felice. Senti, ti faccio 2 domande, poi dopo sicuramente la chiudiamo qua, anche se starei a parlare da un sacco di tempo. Allora, intanto, quali sono i prossimi viaggi che vorresti affrontare? Quali sono i paesi che vorresti affrontare? Allora, io ho una filosofia di vita tale che vivo nel presente, quindi ad esempio questa cosa è molto strana perché la maggior parte delle persone parte con un programma, invece ad esempio come hai visto nel viaggio in Marocco, io ho fatto il viaggio in Marocco, ho fatto la parte della costa che avrei visto, Essaouira, queste parti qui, però visto che era turistica, era come se qualcosa mi spingesse oltre. Sono arrivato al sud e alla fine ho passato un mese nel deserto del Sahara, dove le persone, altri viaggiatori mi hanno detto 4 giorni e te ne vai. E invece sono rimasto un mese e sarei potuto stare un altro mese, perché lì ho visto la vera parte del Marocco. Guarda, ti dico allora, noi in Marocco, ma adesso racconto una cosa delle mie, un aneddoto mio. Allora, noi siamo andati 2 volte in Marocco, uno nel 2000, prima di acquistare il nostro primo camper, l'abbiamo noleggiato qui vicino e siamo partiti per andare a fare surf a Essaouira. Abbiamo fatto surf, siamo stati lì per qualche giorno e poi abbiamo fatto il tour delle città imperiali. Quindi abbiamo visto Fes, Meknes, Rabat, eccetera, Marrakesh, eccetera. E il secondo anno non c'era bastato, abbiamo fatto invece la parte interna del deserto. E siamo arrivati fino giù, non il deserto del Sud Sahara, quello l'abbiamo fatto successivamente, però la parte fino a Merzouga, le dune di Merzouga, quindi abbiamo fatto la parte di alcune oasi del deserto molto caratteristiche, dove ci sono questi marocchini che hanno la pelle molto più scura rispetto alle altre. Ecco, noi abbiamo passato circa 15 giorni là, poi dopo ci siamo riaffacciati sulla costa, sempre perché l'idea era sempre quella di comunque andare a far surf. Hai presente che ritornati nella civiltà, in quella civiltà io non mi ci trovavo più, cioè nel senso non trovavo più quell'entusiasmo, non mi potevo più mettere seduto su una sedia a mangiare con le posate, cioè non ero più abituato, non era mio, non mi piaceva neanche più, e quindi ecco perché ti dico, probabilmente capisco perché stare a contatto con delle popolazioni, con i berberi, così diciamo distanti come civiltà come la nostra, però ti porta un pochino a riscoprire quella semplicità, quel modo di vita semplice che veramente noi sicuramente occidentali abbiamo perduto. Sicuramente mi è piaciuto infatti moltissimo, te lo dicevo prima, quel video in cui ci sono quelle riprese di quei berberi che nel deserto insomma pascolano le capre, eccetera. Quello è stato veramente molto bello, molto significativo, molto bello. Quindi comunque prossimamente l'idea era che non so che cosa succederà, perché poi vivo quello che succede. Ad esempio incontro una persona che mi fa vedere un posto in maniera più specifica e quindi magari rimango in quel posto, però l'idea comunque è di fare Balcani, Grecia e Turchia, o saltare la Turchia o saltare la Grecia. Comunque l'idea è di spostarmi da quest'altra parte. Quindi la parte est. La parte est, sì, fare comunque i Balcani perché non l'ho visto, però poi vedere un po' le cose come vanno, perché comunque, non l'ho detto, io lavoro in smart working, quindi riesco a fare questa vita perché lavoro per una società, lavoro 8 ore al giorno su turni, quindi ad esempio a volte lavoro la notte e riesco a avere la mattina libera. Se infatti non avessi avuto gli orari su turni già non avrei potuto fare, perché io vivo da viaggiatore, perché
giornata lavoro e metà giornata sono libero. Quindi tutto questo qui, YouTube diciamo è soltanto un in più. Se non avessi avuto il mio lavoro questo viaggio non l'avrei potuto fare. No, sicuramente io per la mia esperienza ti posso consigliare sicuramente, vabbè, i Balcani sì, qualcosina ho visto, non tantissimo, non ho visto l'Albania per esempio, ho visto il Montenegro, la Grecia la conosco palmo, devo dire veramente, poi lo vedete anche voi dai video, sapete che ho parecchi video sulla Grecia, ma questo perché è proprio una nostra passione, e anche per la gente che trovi, il modo che è un'Italia che è rimasta un po' agli anni 50, ecco, questo soprattutto in alcune zone. Si mangia bene, si mangia bene, eccetera. Ti consiglio anche la Turchia, che è molto bella. La Turchia è molto bella e la gente è veramente fantastica. Questo te lo consiglio come mia esperienza personale. Noi siamo arrivati anche a vedere il Nemurdagi, che sarebbe una parte, diciamo una montagna di mattina presto a vedere l'alba con queste, diciamo, teste molto particolari. Poi magari ci metto qualche immagine di queste dei Nemurdagi, ce l'abbiamo, non ce l'ho, insomma, molto belle, e ti consiglio di andarla a vedere. Se vuoi, se riesci a spingerti fino al lago di Vanna, pure è molto bello, insomma c'è da vedere, c'è tantissimo da vedere, soltanto che devi mettere in conto che è un viaggio molto lungo e io sto tanto tempo da solo, quindi se hai un problema sei da solo, sto cominciando ora più a crescendo, capendo che questa cosa sarà un problema. Ad esempio questo periodo stavo male fuori e sei da solo, l'ho detto anche a Marrakesh quando ci sono stato, magari caschi, sbatti la testa, ti succede qualcosa in van e tu lì dentro ci rimani. E questa ora forse perché sono molto più maturo, cominci a vedere questa parte come un po' più difficile. Obiettivamente te l'avrei chiesto, cioè nel senso, ma se succede qualcosa, ma il fatto di stare sempre da solo, è chiaro che anche mentalmente non è facile. Anche mentalmente non è facile. Ho visto il video in cui hai passato quel guado quando era straripato il fiume là in Marocco, si percepiva, o la tempesta di sabbia si percepiva che eri in difficoltà, si percepiva, insomma. Io metto anche tanto di queste parti perché, lo dico sempre nei video, non voglio che le persone pensino che come i viaggi che hai fatto te non sono facili, perché a volte è facile tagliare le parti brutte e non far vedere le proprie debolezze. No, invece è importante far capire che se una persona vuole prendermi magari come esempio o come ispirazione, deve capire che passare tanto tempo da soli non è facile, che le persone non sono tutte buone, sono tutte cattive, questo naturalmente però sempre facendo presente che il Marocco non è cattivo, perché questa cosa c'è tantissimo, se in Marocco... Credo che sia forse anche più pericoloso che non ha viaggiato esattamente, dice questo. Esattamente. Okay, quindi... E questo è il mio pensiero. Voglio portare al mondo che fuori c'è un mondo bello, che non è come si fa vedere nei social o sulle televisioni, che non esiste il terrorista, ci sarà sempre il buono o il cattivo. Naturalmente ti puoi fidare della persona giusta o sbagliata, ma può succedere anche a Roma. E questo per me rimarrà sempre il senso del viaggio. Io dico solamente una cosa: quando noi torniamo dalla Grecia in Italia, dico a te, Carla, chiudi il camper perché non siamo più in Grecia. Come in Marocco. Questo è bravissimo, Esatto. Stessa cosa, anche in Marocco è la stessa cosa. Io lasciavo il van aperto, dico senza bravissimo, problemi. E questo significa molto, insomma, significa molto. Va bene, ok, allora parliamo, visto il van, parliamo dell'ultimo argomento, ovvero il van, il nostro, quello per cui ci siamo in realtà conosciuti. Il van, vabbè, questo tu sei è un più van. Esperto di me in questo? Io sì, probabilmente un pochino sono più esperto. Insomma, vabbè, abbiamo cercato di risolverti i problemi che sono venuti fuori, diciamo alcuni più gravi, alcuni meno gravi, insomma, esatto. Alcuni che ti permette, che diciamo, quello che io ho visto un pochino più, allora sostanzialmente le due branche erano il frigorifero che diciamo respirava male, diciamo, ma comunque diciamo lo riuscivo a utilizzare, infatti sono 2 anni che non mi sono mai fermato, diciamolo che comunque erano gravi, ma non gravi da permettermi di rimanere a Roma. Perfetto, mi sono adattato, non funzionava bene il frigo, ogni tanto ho buttato un po' di roba, però comunque la cosa importante per me era sempre viaggiare, se no ci saremmo conosciuti prima. Assolutamente. Ora adesso abbiamo cercato di fare degli interventi che ti permettono di utilizzarlo al meglio, diciamo, lo facciamo respirare un pochino meglio, poi dimmi come va, perché chiaramente più di questo non si può fare, non lo so, speriamo che non dovremmo pensare. Invece la parte elettrica, diciamo, la tua autonomia, quella invece è una cosa un pochino più delicata. Siamo intervenuti mettendo, diciamo, dei caricabatterie da viaggio di DC converter per la gestione delle batterie litio, che ti permettono di avere una quantità di carica anche in un'ora veramente superiore. Voi li conoscete, sono i Victron, ovviamente abbiamo parlato degli Orion, abbiamo messo due in parallelo da 30 e adesso, diciamo, con i 60 Ah tu praticamente basta un'ora di viaggio e hai veramente le batterie, una batteria vabbè, diciamo che riempi un'ora e mezzo, riempi praticamente una batteria completamente, quindi insomma penso che ti è più che sufficiente. Poi
prossimamente potenzieremo la parte dei Esatto. pannelli solari, per quanto è possibile rimane uno spazietto, possiamo provare a, diciamo, aumentare almeno un 120 Sì. watt in più, sicuramente ti saranno... Perché come dicevamo io lavoro in smart working, cioè ho necessità Certo. diverse da un altro camperista, io ho 2 batterie da litio da 100, 2 pannelli solari, in più ne sto mettendo un'altra aggiuntiva, ma perché io consumo quanto una centrale elettrica, ma Sì, perché sì, certo. per 8 ore al giorno ho uno schermo, come diciamo prima, e tutto quanto, quindi magari altre persone Certo. non era così importante, per me ancora oggi più ho e meglio è, perché Ok, comunque faccio certo. solo libera, Ok, e questo certo. è importante. Mi raccomando, tienine conto nel camper, un Sì, pochino di no, manutenzione, certo. perché questi ragazzi che hanno preso il camper adesso pensano che sia come una macchina, No, un'automobile, non è come non una è macchina. un'automobile il camper, voi lo sapete, e quindi un pochino di manutenzione, stai Va col fatta, cacciavitino in sì. mano, chiudi, avvitati le viti, perché Stai purtroppo attento se vedi qualcosa, è così, certo, sì, sì, non, certo. non passare nelle buche, No, perché no, purtroppo certo. questo lo sappiamo ragazzi, si smontano i Sì. veicoli, ok? Sì. Va bene, senti Manuel, io penso che noi, per quanto riguarda noi, ci siamo detti tutto. Sì, Io ti sì. volevo semplicemente presentare ai nostri, diciamo, chiamiamoli telespettatori. Mi ha fatto piacere conoscerti, Piacere speriamo mio. di tenerci in contatto. Se Sì, hai qualsiasi... tanto ci rivediamo poi per gli altri Ok, lavori che se dobbiamo hai qualsiasi fare. problema Certo. fammelo sapere, anzi fammi sapere come vanno Certo. queste sistemazioni, perché se c'è da intervenire noi chiaramente siamo sempre qua e cerchiamo insomma di supportarti. Se si può fare anche in giornata, eventualmente tu vieni, Certo. facciamo in giornata, non c'è Se problema. no mi accampo qua fuori con la Sì, tenda. sì, no, ma dentro che pensa, abbiamo anche gli uffici dentro. Veramente? Non è che siamo solamente, quindi- non siamo solamente un piazzale. Un modo ci sta allora. Ok, a va posto, bene, sì. perfetto. Ok, Va grazie bene. mille Vabbè, grazie a Manuel. te. Ok. E alla prossima allora. Ci vediamo alla prossima. E noi chiaramente come al solito facciamo una cosa, il solito rito, iscrivetevi al canale, dai, Giusto, e anche al importante. canale di Manuel, e come al solito dai, ci vediamo alla prossima.